Ok, ci siamo. Eccoci con la versione ampliata del video, mantenendo lo stesso stile, tono e formato. Preparatevi, sarà un viaggio ancora più profondo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Spero stiate tutti alla grande e che questa settimana sia iniziata con il piede giusto. Come sempre, sono super contento di ritrovarvi qui e di condividere un altro momento insieme. Oggi abbiamo un video davvero speciale, uno di quelli che, come vi dicevo, mi avete richiesto in tantissimi. So che siete curiosi, so che siete pronti ad ascoltare e, credetemi, io sono pronto a condividere. Preparatevi perché sarà un viaggio emozionante, un'immersione nella mia vita personale, in un capitolo che, ammetto, è stato piuttosto doloroso. Un capitolo che ho cercato di mettere da parte per tanto tempo, ma che sento di dover affrontare, non solo per me stesso, ma anche per voi. Parleremo di relazioni passate, di cuori spezzati e, soprattutto, della verità. La verità su chi, o meglio, cosa ha distrutto il mio amore precedente. Non sarà facile per me rivangare questi ricordi, perché sono ancora vivi dentro di me, ma credo sia importante essere onesti e condividere la mia esperienza, sperando che possa aiutare qualcuno di voi che magari sta passando qualcosa di simile. Magari vi state interrogando sulle ragioni di una rottura, magari state cercando di capire cosa fare per salvare una relazione in difficoltà. Spero che questo video possa darvi qualche spunto, qualche idea, qualche consiglio utile. Prima di iniziare, però, un piccolo favore. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale. Vedo che molti di voi guardano i miei video regolarmente, ma non sono ancora iscritti. Non siate timidi. Iscriversi è gratis e mi aiuta tantissimo a crescere e a portare contenuti sempre migliori. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, perché ho in serbo per voi tantissime sorprese, tutorial, vlog e chi più ne ha, più ne metta. Sto lavorando a un sacco di progetti interessanti, quindi rimanete sintonizzati. Quindi, iscrivetevi, attivate la campanella e preparatevi perché si parte. Ok, ora respiriamo profondamente e tuffiamoci nella storia. Mi ricordo ancora il giorno in cui ho deciso di girare questo video. Ero seduto alla mia scrivania, guardavo fuori dalla finestra e pensavo a come affrontare un argomento così delicato. Ho esitato a lungo, perché parlare del passato non è mai facile, soprattutto quando si tratta di una relazione che ha segnato la tua vita. Ma poi ho pensato a voi, alla vostra fiducia, al vostro affetto, e ho capito che dovevo farlo. Come molti di voi sanno, ho avuto una relazione importante qualche anno fa. Era una storia che sembrava uscita da un film, di quelle che ti fanno credere nel per sempre. C'erano passione, risate, progetti per il futuro. Insomma, tutto sembrava perfetto. Eravamo giovani, innamorati, pieni di energia e di sogni. Ricordo i primi appuntamenti, le lunghe passeggiate, le cene romantiche. Sembrava che fossimo fatti l'uno per l'altra. Avevamo gli stessi interessi, gli stessi valori, gli stessi obiettivi. Ma, come spesso accade, la realtà si è rivelata ben diversa. La perfezione è un'illusione, e dietro la facciata di felicità si nascondevano crepe profonde, crepe che, col tempo, si sono trasformate in vere e proprie voragini. All'inizio erano solo piccole incomprensioni, piccoli litigi, piccole discussioni. Niente di grave, pensavamo. Ma poi, piano piano, queste piccole cose si sono accumulate, si sono ingigantite, fino a diventare un problema serio. Quando una relazione finisce, è facile cercare un colpevole, individuare una persona a cui addossare tutte le responsabilità. A volte è l'altra persona, a volte siamo noi stessi. Ma, nel mio caso, la verità è molto più complessa. Non posso puntare il dito contro di lei e dire che è stata tutta colpa sua. Sarebbe ingiusto e scorretto. Allo stesso modo, non posso prendermi tutta la colpa io. Sarebbe un'eccessiva autocritica. Chi ha distrutto il mio amore precedente? Non è stata una persona specifica. Non c'è stato un tradimento eclatante, una litigata furiosa che ha segnato la fine di tutto. No, la realtà è stata molto più subdola, molto più insidiosa. Non c'è stato un evento drammatico, uno shock improvviso. È stata una lenta, graduale erosione. Come la ruggine che corrode il ferro, o come l'acqua che scava la roccia. A distruggere il mio amore precedente è stata, in realtà, una combinazione di fattori, un cocktail esplosivo di insicurezze, paure, incomprensioni e, soprattutto, mancanza di comunicazione. Eravamo entrambi troppo giovani, troppo immaturi,
troppo inesperti per gestire una relazione seria. Non sapevamo come comunicare i nostri bisogni, le nostre paure, le nostre aspettative. Non sapevamo come affrontare i conflitti, come risolvere i problemi. Ero giovane, inesperto, e credevo che l'amore fosse sufficiente a superare qualsiasi ostacolo. Ma mi sbagliavo di grosso. L'amore è un ingrediente fondamentale, certo, ma non è l'unico. Serve impegno, dedizione, ascolto reciproco e la volontà di affrontare insieme le difficoltà. L'amore è come una pianta, se non la curi, se non la annaffi, se non le dai la luce, appassisce e muore. Purtroppo, noi non eravamo pronti. Eravamo troppo presi dalle nostre vite individuali, dai nostri obiettivi personali, per dedicarci completamente alla relazione. Lei era concentrata sulla sua carriera, io sui miei studi. Ci vedevamo poco, ci parlavamo poco, ci ascoltavamo poco. Ci siamo persi di vista, abbiamo smesso di comunicare, e le incomprensioni sono cresciute a dismisura, fino a diventare un muro insormontabile. Ricordo le notti passate a fissare il soffitto, chiedendomi dove avessi sbagliato. Ricordo le lacrime, la frustrazione, il senso di vuoto. Ero convinto di aver perso la persona giusta, la mia anima gemella. Mi sentivo solo, abbandonato, disperato. Pensavo che non avrei mai più trovato l'amore. Ci ho messo tanto tempo a capire che non era così. Che quella relazione, per quanto intensa e significativa, era arrivata al suo termine naturale. Che non eravamo fatti per stare insieme a lungo termine. Che avevamo bisogno di crescere, di maturare, di fare le nostre esperienze. Che la vita ci aveva riservato qualcosa di diverso. E la cosa più difficile da accettare è stata che entrambi, in qualche modo, eravamo responsabili della fine. Io, per la mia immaturità e la mia incapacità di comunicare i miei bisogni. Avevo paura di esprimere le mie emozioni, di farmi vedere vulnerabile. Avevo paura di essere rifiutato, di essere ferito. Lei, per la sua rigidità e la sua difficoltà ad aprirsi emotivamente. Era una persona molto riservata, molto indipendente, molto autosufficiente. Aveva difficoltà a fidarsi degli altri, a lasciarsi andare. Non sto dicendo che sia stata tutta colpa nostra. Ci sono stati anche fattori esterni che hanno contribuito alla crisi, lo stress del lavoro, le pressioni familiari, le aspettative della società. La sua famiglia non mi vedeva di buon occhio, perché venivo da un ambiente diverso dal suo. I suoi amici mi consideravano un intruso, perché non facevo parte del loro gruppo. Ma alla fine, la responsabilità è sempre nostra. Nostra di coltivare la relazione, di nutrirla, di proteggerla dalle insidie del mondo esterno. E noi non lo abbiamo fatto. Abbiamo lasciato che le difficoltà ci sopraffacessero, che le incomprensioni ci dividessero. Abbiamo smesso di lottare per il nostro amore. Abbiamo rinunciato troppo presto, senza provare a risolvere i problemi, senza cercare un compromesso. Quindi, tornando alla domanda iniziale, chi ha distrutto il mio amore precedente? La risposta è noi stessi. La nostra incapacità di comunicare, la nostra mancanza di impegno, la nostra immaturità emotiva. La nostra superficialità, la nostra egoismo, la nostra presunzione. È una lezione dura, lo so, ma è una lezione che mi ha insegnato tanto. Mi ha reso una persona più consapevole, più matura, più preparata ad affrontare le sfide di una relazione. Mi ha insegnato il valore della pazienza, della tolleranza, del perdono. Oggi, guardo al passato senza rimpianti. So che quella relazione, per quanto dolorosa sia stata la sua fine, mi ha reso la persona che sono oggi. Mi ha insegnato il valore della comunicazione, dell'ascolto, dell'impegno reciproco. Mi ha insegnato a non dare nulla per scontato, a non trascurare i piccoli gesti, a non sottovalutare l'importanza di dire ti voglio bene. E soprattutto mi ha insegnato che l'amore non è sufficiente, che serve qualcosa di più. Serve la volontà di lottare insieme, di superare le difficoltà, di crescere come individui e come coppia. Serve la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di capire le sue ragioni, di accettare le sue debolezze. Serve la forza di perdonare gli errori, di dimenticare le offese, di ricominciare da capo. Ed è questo che cerco nella mia prossima relazione. Non la perfezione, perché quella non esiste, ma la volontà di costruire qualcosa di solido, di duraturo, basato sulla fiducia, sul rispetto e sull'amore reciproco. Cerco una persona che sia disposta a mettersi in gioco, a condividere i suoi sogni, a sostenermi nei momenti difficili. Cerco una persona che mi ami per quello che sono, con i miei pregi e i miei difetti. Cerco una persona con cui poter costruire un futuro insieme, una famiglia, una vita felice.
Spero che la mia storia vi sia stata d'aiuto. Spero che vi abbia fatto riflettere sull'importanza della comunicazione e dell'impegno nelle relazioni. Spero che vi abbia dato la forza di affrontare le vostre paure, di superare le vostre difficoltà, di credere nell'amore. E ricordate, non abbiate paura di parlare, di esprimere i vostri bisogni, di affrontare le difficoltà. Non abbiate paura di chiedere aiuto, di cercare un consiglio, di aprirvi con qualcuno di cui vi fidate. Perché solo così potrete costruire una relazione forte, sana e duratura. Solo così potrete trovare la felicità che tanto desiderate. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video un po' più personale e introspettivo del solito. Abbiamo esplorato insieme un capitolo delicato della mia vita, analizzando i fattori che hanno portato alla fine della mia relazione precedente. Abbiamo scoperto che, spesso, non è una singola persona a distruggere l'amore, ma una combinazione di insicurezze, paure e, soprattutto, mancanza di comunicazione. Ho sottolineato l'importanza dell'impegno reciproco, dell'ascolto e della volontà di superare insieme le difficoltà. Spero che questo racconto vi sia stato utile e vi abbia offerto spunti di riflessione. Voglio ringraziarvi di cuore per avermi seguito fino alla fine. Apprezzo tantissimo il vostro tempo, la vostra attenzione, il vostro affetto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia toccato nel profondo. Spero che vi abbia fatto sentire meno soli, meno persi, meno spaventati. Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate. Avete mai vissuto esperienze simili? Quali sono, secondo voi, gli ingredienti fondamentali per una relazione duratura? Quali sono i consigli che dareste a chi sta affrontando un momento difficile nella sua relazione? Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre opinioni. Sarò felicissimo di leggere i vostri messaggi e di rispondere alle vostre domande. Prometto di leggere tutti i commenti e di rispondere a quelli più interessanti. E infine, ma non per importanza, se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace. Mi fa sempre piacere vedere i vostri mi piace, perché mi fanno capire che il mio lavoro vi è piaciuto e mi spronano a fare sempre meglio. Condividetelo con i vostri amici e sui vostri social media. Più persone vedranno questo video, più persone potranno trarne beneficio. E, soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Ho in serbo per voi un sacco di sorprese, quindi rimanete sintonizzati. Grazie ancora per il vostro supporto. Siete la mia community, la mia famiglia virtuale. Vi voglio bene. A presto. E ricordate, non perdete mai la speranza, non smettete mai di credere nell'amore. Perché l'amore esiste, è reale, è possibile. Basta solo cercarlo nel posto giusto e con la persona giusta. A presto. Ciao.